Parte quarta. La falange greca. I gelesi, come tutti i greci, avevano un modo molto particolare di combattere, chiamato falange. Era formata da diverse file di soldati armati di lancia e di spada e protetti da armature e scudi. Questi soldati si disponevano uno vicino all'altro e i loro scudi formavano una muraglia che li proteggeva dalle frecce, dai proiettili lanciati con le fionde e dai colpi di lancia e di spada. Dal muro di scudi spuntavano le lance delle prime file di soldati che le muovevano avanti e indietro cercando di colpire i nemici. La falange diventava così un'istrice di lance impenetrabile e terribile. Quello che succedeva in realtà è ben diverso da quanto si vede al cinema. I film ci mostrano i greci schierati a falange, prima della battaglia. Ma poi rompono lo schieramento e lo scontro si trasforma in una serie di duelli più o meno individuali. Ma lo schieramento a falange non veniva mai abbandonato e vinceva la battaglia proprio chi non rompeva le file. La falange era una specie di carro armato che andava a sbattere con enorme potenza contro lo schieramento nemico. Il momento più drammatico era proprio lo scontro iniziale. I soldati della prima fila venivano spinti avanti da quelli dietro e tutti usavano le lance per colpire i nemici. L'obiettivo era travolgere gli avversari. Combattere in questo modo richiedeva un lungo allenamento perché i movimenti dei soldati dovevano essere sincronizzati. Ma anche superare la paura richiedeva allenamento. Soprattutto chi stava nella prima fila aveva molte probabilità di morire perché veniva schiacciato tra i nemici davanti e i compagni di dietro. Il rumore di questo impatto era spaventoso. I greci avevano diverse parole per indicarlo a secondo che fosse dominato dalle urla dei feriti, dal cozzo degli scudi e dal suono di migliaia di lance che colpivano o si spezzavano. Nel 405 a.C. Gela resistette eroicamente all'assedio dei cartaginesi. Le donne gelesi non vollero abbandonare la città e di notte riparavano le mura danneggiate durante il giorno. Alla fine i gelesi fuggirono dalla città. I cartaginesi avevano vinto, ma vennero colpiti dalla peste, risalirono sulle loro navi e tornarono a Cartagine portando con loro la malattia che anche là fece strage. Poi, nel 282 a.C., Gela fu rasa al suolo dai mercenari mamertini e per secoli della città restò solo un piccolo villaggio abitato da pescatori e contadini. Dopo secoli, Gela fu rifondata nel 1233. Te lo racconterò nella seconda parte di questo cartone animato. Non perderti le altre puntate. L'età della pietra, Gela greca, la cultura e il teatro. Gela antica, la New York del Mediterraneo.